Buscetta sta parlando. La terra trema a Palermo. Bisogna usare il pugno duro, bisogna far capire chi comanda. È la notte del 18 ottobre 84. A Palermo, nel cuore del quartiere Ballarò, 8 uomini vengono massacrati a colpi di pistola e fucile in una stalla di Cortile Macello, nei pressi di Piazza Scaffa. 8 corpi stesi nel letame, 8 vite spezzate da una delle esecuzioni più brutali compiute da Cosa Nostra in quegli anni. Le vittime principali sono i fratelli Francesco e Cosimo Quattrocchi, commercianti di carne equina, il loro cugino, anch'egli di nome Cosimo, e il cognato Marcello Angelini. Con loro ci sono anche Salvatore Schimmenti, Paolo Canale, Giovanni Catalanotti e Antonio Federico, 3 uomini che si trovano lì per caso, colpevoli solo di essere stati testimoni. Il movente? Apparentemente semplice. I Quattrocchi avevano deciso di acquistare 18 cavalli da macellazione, direttamente dalla Puglia, tagliando fuori i tradizionali intermediari vicini alla mafia catanese. Uno sgarro che secondo i codici di Cosa Nostra non poteva restare impunito. Ma la realtà, come spesso accade, è più complessa. Gli inquirenti ipotizzano che l'obiettivo principale della strage fosse proprio un segnale, un messaggio chiaro. Chi prova a muoversi senza permesso, chi sfida il sistema, viene annientato, in modo esemplare. E a Palermo, nell'autunno dell'84, il sangue ha ripreso a scorrere in silenzio, come un avvertimento. E le cose non possono che peggiorare. Palermo, estate 1985. Fa caldo. Fa sempre caldo in Sicilia, ma quell'estate brucia più del solito. Brucia di paura, di rabbia, di morte. È un'estate che si apre con 2 omicidi eccellenti, 2 colpi micidiali inferti da Cosa Nostra allo Stato italiano. I bersagli? 2 poliziotti, 2 nemici giurati della mafia, Giuseppe Montana e Antonio Ninni Cassarà. «28 luglio 1985. Giuseppe Montana, dopo la laurea in giurisprudenza ed aver vinto il concorso, era entrato in polizia ed era stato assegnato alla squadra mobile di Palermo. All'interno della mobile assume la guida della neonata sezione catturandi, incaricata della cattura dei latitanti mafiosi. Fin da subito si distingue per efficacia e risultati. Nel 1983 scopre l'arsenale del boss Michele Greco. L'anno seguente arresta Tommaso Spadaro, contrabbandiere e narcotrafficante, noto come il re della calza. Collabora attivamente con il pool antimafia, partecipando al cosiddetto Maxi Blitz di San Michele del 1984, durante il quale vengono eseguiti centinaia di ordini di cattura. I suoi rapporti con il pool, iniziati col giudice Rocco Chinnici, rimangono stretti fino all'ultimo giorno di vita. Dopo l'omicidio Chinnici, Montana rilascia una dichiarazione che fotografa bene il clima del tempo. A Palermo siamo poco più di una decina a costituire un reale pericolo per la mafia. E i loro killer ci conoscono tutti. Siamo bersagli facili purtroppo. E se i mafiosi decidono di ammazzarci, possono farlo senza difficoltà. Giuseppe Montana sapeva di essere un uomo nel mirino. Aveva un conto aperto coi corleonesi. Eppure non si era mai tirato indietro. Continuava a dare la caccia ai latitanti, a guidare operazioni sempre più efficaci con la sua sezione catturandi della squadra mobile di Palermo. Le minacce non erano un'ipotesi, ma una realtà quotidiana. Lo raccontava anche il padre di Beppe, Luigi Montana, che ricordava come il figlio fosse ormai consapevole di essere un bersaglio. «Siamo tutti sotto tiro», gli disse una volta. Non era solo un timore, ma una presa d'atto di quanto la sua attività stesse scuotendo i vertici di Cosa Nostra. Montana conosceva ogni angolo della costa orientale di Palermo, da Acqua dei Corsari a Termini Imerese, passando da Bagheria, Porticello, Aspra. Paesi dove i latitanti si nascondevano da anni e che lui batteva palmo a palmo. Le sue operazioni parlano da sole. Aveva arrestato Antonio Vernengo, super latitante fratello del boss Pietro, poi Paolo Alfano, Salvatore Rotolo e Michele Mondino, sospettato di gestire una raffineria di eroina. Ma il colpo più eclatante fu la cattura di Antonio Marchese, nascosto in una villa ad Acqua dei Corsari, circondata da elicotteri e motoscafi per impedirgli la fuga via mare. Con lui
Finirono in manette anche la madre e 2 sorelle, tra cui Vincenzina, fidanzata di Leoluca Bagarella, uno dei capi indiscussi dei Corleonesi. A inizio anno, per il suo coraggio, Montana aveva ricevuto una medaglia. Era stato lui a catturare Francesco Marino Mannoia, rintracciato in un doppio fondo di un armadio nella sua abitazione a Bagheria. Da quel momento Montana aveva intensificato i controlli lungo la costa, monitorando ville e abitazioni isolate che spesso fungevano da nascondigli. Aveva anche dovuto lasciare la casa che aveva preso in affitto ad Aspra, un punto strategico per l'osservazione del territorio. La decisione era arrivata su pressione del capo della Criminal Poll, Ignazio D'Antone, e del suo vice alla mobile, Ninni Cassarà. Ma nonostante le intimidazioni, Montana aveva continuato a lavorare senza sosta. Era convinto di essere vicino a un risultato decisivo. Pochi giorni prima della sua morte, era quasi riuscito a catturare Pietro Vernengo. E appena una settimana prima aveva fatto irruzione in una villa a Buonfornello, convinto che lì si stesse tenendo un summit con la presenza di Michele Greco. Il boss non c'era, ma erano stati arrestati esponenti di spicco legati al clan dei Corleonesi. Secondo il ministro dell'interno dell'epoca, Oscar Luigi Scalfaro, Montana aveva un obiettivo chiaro: arrivare ai vertici di Cosa Nostra. Il giorno successivo a quell'operazione stava già seguendo un'altra pista. Direzione Campo Felice di Roccella, ma non avrebbe fatto in tempo. Il 25 luglio 1985, 3 giorni prima della sua morte, la sezione da lui diretta arresta 8 uomini del clan Greco. Lo stesso Michele Greco riesce a sfuggire alla cattura. In quel periodo Montana sta indagando su Salvatore Montalto, latitante legato al mandamento di Ciaculli. L'area è sotto il controllo di Pino Greco, detto Scarpuzzedda, un killer tra i più efferati della storia mafiosa. Montana tenta di convincere Greco a costituirsi, anche attraverso contatti con la sua amante, Mimma Miceli. Il suo nome è inoltre legato a un'altra figura chiave, l'agente Calogero Zucchetto, infiltrato nella mafia e assassinato nel 1982 proprio da Greco. Dopo l'omicidio, Montana promosse un comitato in memoria di Zucchetto e si vociferava che avesse autorizzato operazioni di cattura non convenzionali nei confronti di Greco e Presti Filippo, voci mai confermate. Il rapporto con il collega Ninni Cassarà era molto stretto, sia sul piano investigativo che personale. Diversa fu invece la relazione con Ignazio D'Antone, funzionario sospettato di legami con ambienti mafiosi, in particolare con Pietro Vernengo, fratello del primo boss arrestato proprio da Montana. Il 28 luglio 85, mentre si trova con la fidanzata a Porticello, località marina del comune di Santa Flavia, Montana viene raggiunto da un comando mafioso. È a pochi metri dal suo motoscafo, pronto a partire per le ferie. Il gruppo è composto da Agostino Marino Mannoia, Pino Greco e Giuseppe Lucchese. Montana viene colpito a morte. Secondo le ricostruzioni è Mannoia a sparare il colpo fatale, mentre gli altri 2 contribuiscono a ferirlo gravemente. A partire dal suo omicidio, Palermo viene travolta da un'ondata di sangue. In 10 giorni, 3 investigatori della mobile vengono assassinati, vittime lasciate sole. A 2 anni dalla strage Chinnici è stato assassinato a Palermo un giovane commissario di polizia impegnato in prima persona nella cattura dei mafiosi ricercati. Un nuovo durissimo affronto alla coscienza civile del paese che saprà reagire con tutta l'energia necessaria, detto il capo dello Stato Cossiga, il servizio da Palermo. Sono stati 2 professionisti del crimine ad uccidere ieri sera alle 21:15 sul molo di Porticello, a 15 km da Palermo, il commissario Beppe Montana. Le perizie hanno accertato che i sicari hanno impiegato armi tipiche delle esecuzioni mafiose, rivoltelle calibro 38 e 357 Magnum con proiettili ad espansione. Hanno sorpreso la vittima, come si dice in gergo, con la guardia abbassata, al termine di una domenica spensierata trascorsa nel mare di Mongerbino con la fidanzata e con gli amici. Quando gli hanno sparato, il giovane dirigente della nuova sezione catturandi della squadra mobile di Palermo era appena sceso dal suo fuoribordo. Gli assassini, per non essere scoperti nel corso dell'agguato, hanno ucciso con un coltello anche il cane da guardia del cantiere. Beppe Montana, 34 anni, catanese, ottimo investigatore,
Ha pagato, si dice a Palermo, per aver dato troppo filo da torcere alla mafia. Forse stava per mettere a segno un altro colpo grosso. Non per niente tra i primi ad accorrere sul molo di Porticello sono stati proprio due magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dopo l'omicidio del commissario Giuseppe Montana, avvenuto il 28 luglio 85 a Porticello, parte una caccia serrata ai responsabili. Un testimone oculare segnala un'auto sospetta nei pressi del luogo dell'agguato, indicando anche modello e primi numeri di targa. Le indagini conducono a Salvatore Marino, un calciatore di 25 anni appartenente a una famiglia di pescatori. Marino viene portato in questura per essere interrogato. Ma durante l'interrogatorio emergono contraddizioni evidenti. Lui afferma di trovarsi a Palermo nel momento dell'omicidio, ma i testimoni che chiama a suo favore lo smentiscono. Durante le perquisizioni nella sua abitazione, gli inquirenti trovano 34 milioni di lire in contanti. Marino sostiene che si tratti di un pagamento ricevuto dalla sua squadra di calcio, ma i dirigenti negano. In casa viene anche rinvenuta una maglietta sporca di sangue, dettaglio che rafforza i sospetti nei suoi confronti. La polizia lo ritiene almeno un favoreggiatore dei killer. A questo punto la situazione degenera. Alcuni agenti, secondo il giudice istruttore, presi da una sorta di isteria collettiva, lo picchiano selvaggiamente. Marino subisce torture finché le sue condizioni non diventano critiche. Viene portato in ospedale, ma è ormai troppo tardi. Muore per le violenze subite. L'episodio scuote profondamente l'opinione pubblica. La fotografa Letizia Battaglia scatta un'immagine del suo corpo in obitorio. La foto finisce sui giornali e fa il giro del paese. Familiari e amici portano la bara bianca di Marino in corteo per le strade della città, urlando poliziotti assassini. Il 5 agosto il ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro rimuove dal loro incarico 3 figure chiave della polizia: il capo della squadra mobile Francesco Pellegrino, il capitano dei carabinieri Gennaro Scala e il dirigente della sezione antirapine Giuseppe Russo. I 3 finiscono in carcere, accusati di omicidio colposo. Il giorno dopo arriva un nuovo colpo durissimo. Il vicequestore Ninni Cassarà, stretto collaboratore e amico di Montana, viene ucciso in un agguato mafioso, davanti alla moglie e alla figlia. L'estate del 1985 a Palermo si trasforma in un incubo senza fine. Da un lato, la mafia continua a colpire duramente chi prova a combatterla. Dall'altro, lo Stato commette errori tragici che alimentano sfiducia, tensione e rabbia. E il confine tra giustizia e abuso si fa pericolosamente sempre più sottile. «6 agosto 1985. È una giornata calda a Palermo. L'aria vibra di tensione, ma nessuno parla. Ninni Cassarà ha appena lasciato la squadra mobile. È stanco, ma lucido. È consapevole e sa benissimo di essere un bersaglio. Siede sul sedile posteriore di un'Alfetta blindata. Davanti, al volante, Natale Mondo. Accanto a lui, Roberto Antiochia, un giovane agente tornato da Roma per dare una mano. Via Crocerossa numero 81, sono quasi le 14. L'auto si ferma, Antiochia scende per far uscire Cassarà. Tutto avviene in un attimo. Erano trascorsi solo 9 giorni dall'assassinio di un altro funzionario della squadra mobile, il commissario Giuseppe Montana, quando ieri pomeriggio i killer della mafia hanno ucciso ancora, crivellando di colpi il vice capo della mobile Antonino Cassarà, decapitando in questo modo il vertice operativo delle indagini che proprio nei giorni scorsi sembravano aver imboccato una buona strada. La morte, per molti versi ancora oscura, del giovane Salvatore Marino durante un interrogatorio in questura ha costituito un duro colpo all'inchiesta avviata in modo così promettente. Mentre da un lato gli uomini della squadra mobile si sono sentiti messi sotto accusa e lasciati soli, dall'altro è venuto a mancare l'unico anello della maglia che gli investigatori erano riusciti ad agganciare per risalire agli uccisori del commissario Montana. Intanto, mentre nel pomeriggio si sono svolti i funerali del 23enne agente Roberto Antiochia, quelli di Antonino Cassarà si svolgeranno domani in forma privata. La moglie non ha voluto consegnare la salma per il funerale di Stato. Roberto Antiochia
è morto per affetto al suo capo e per dedizione. Qualche mese fa era stato trasferito da Palermo alla Criminal Pol di Roma. Era nato a Terni e si era avvicinato alla sua città. Ma tornato a Palermo per le vacanze, alla notizia della morte del commissario Montana, aveva chiesto di rientrare in servizio per 20 giorni alla squadra mobile di Palermo. Ha voluto fare da scorta a Cassarà, al quale era legato da affettuosa amicizia. Nel caos di quella giornata succede qualcosa di inspiegabile. Forse, in quel momento, forse subito dopo, dalla scrivania di Cassarà in questura scompare la sua agenda. Era lì che annotava appunti, contatti, pensieri. Forse nomi, forse legami, forse prove. Nessuno l'ha più vista. E senza quell'agenda, la Verità ha perso l'ennesima occasione per venire a galla. L'agenda di Cassarà, la borsa di Dalla Chiesa, il vecchio vizio di far sparire le carte dopo l'omicidio, che vedremo anche nel caso Borsellino, e che non riuscì nel caso Chinnici, poiché nessuno sapeva del suo diario. Nell'estate 1985, quindi, Palermo era stato teatro di una delle più drammatiche stagioni della guerra mafiosa. Molti anni dopo, Marino Mannoia, che era stato arrestato da Montana pochi giorni prima del suo assassinio a Porticello, avrebbe svelato i dettagli del piano di morte deciso da Cosa Nostra verso Montana. Era stato suo fratello Agostino, allora ventenne, insieme ai killer Pino Greco Scarpuzzedda e Mario Prestifilippo. Un'esecuzione ordinata direttamente dalla commissione provinciale di Cosa Nostra, composta da Riina, Provenzano, Brusca, Michele Greco, Geraci, Calò, Buscemi e altri. Secondo il pentito, la decisione di eliminare Montana maturò in seguito a una voce che girava all'interno della questura di Palermo, secondo la quale lui e il vicequestore Ninni Cassarà avrebbero ordinato l'uccisione preventiva di alcuni latitanti eccellenti, tra cui Greco e Prestifilippo. A riferire questa indiscrezione alla mafia sarebbe stato un poliziotto infedele, una talpa infiltrata nella stessa squadra catturandi, che trasmise l'informazione a un uomo d'onore della commissione. Durante l'agguato a Montana avrebbero partecipato anche un giovane di 25 anni, Salvatore Marino, ex calciatore, con il ruolo di palo. Il ruolo delle talpe all'interno della questura emerse in modo sempre più inquietante. A denunciarlo apertamente fu Giovanni Falcone, che definì la mobile di Palermo un covo di talpe. Laura Cassarà, vedova di Ninni, durante una testimonianza del 1993, confermò i sospetti. Nel 1994 Francesco Marino Mannoia tornò a testimoniare e confermò che fu una talpa interna alla catturandi a fornire ai mafiosi la notizia sull'intenzione di Montana e Cassarà di eliminare i boss, e indicò che per l'agguato a Cassarà fu proprio quella stessa talpa a segnalarne l'uscita dall'ispettorato della questura. Si trattava di un agente che guidava una BMW scura e abitava a Villabate. L'identità precisa non fu mai rivelata. Lo conosceva solo il boss lucchese, l'unico in grado di contattarlo. Nel frattempo, l'uccisione di Salvatore Marino aveva avuto un ulteriore strascico giudiziario. Nel 1990 la Corte d'Assise di Caltanissetta condannò numerosi agenti e carabinieri non per omicidio colposo, come richiesto dalla pubblica accusa, ma per violenza privata. Infine, il 17 febbraio 1995 la Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo i mandanti dell'assassinio di Montana: Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Francesco Madonia, Bernardo Provenzano e, in un processo successivo, anche Giovanni Motisi. Le dichiarazioni dei pentiti, le connivenze all'interno delle forze dell'ordine e le feroci vendette mafiose contribuirono a decimare la squadra mobile di Palermo. Dopo l'omicidio di Cassarà, molti vertici furono trasferiti o inquisiti e la macchina investigativa antimafia subì un colpo durissimo, come già era avvenuto con la morte del vicequestore Boris Giuliano e dei capitani dei carabinieri Emanuele Basile e Giuseppe D'Aleo. Ma in queste storie di mafia abbiamo imparato che quasi sempre ci sono, per i delitti eccellenti, due motivazioni. Una di basso livello, da dare agli esecutori che altrimenti non rischierebbero ergastoli senza forti motivazioni. Nel caso, la voce della presunta caccia senza regole ai latitanti,
che sarebbe stata ordinata da Cassarà e Montana. Una voce, appunto. Poi, velato, spesso si trova un motivo superiore, celato ai più e forse solo nella mente dei mandanti, forse solo di Riina e Provenzano. In questo caso specifico parliamo di un'agenda di Ignazio Salvo che avrebbe riportato il numero di telefono di Giulio Andreotti, creando così quel link con il senatore molti anni prima delle accuse di Buscetta. I Salvo sono un nome che pesa e, come abbiamo visto, erano già il grande obiettivo di Rocco Chinnici. I Salvo vanno salvati per i loro legami politici e per la loro impareggiabile capacità finanziaria. Vanno salvati a tutti i costi, anche se i corleonesi hanno scoperto da un'intercettazione usata poi da Falcone in un processo che gli stessi Salvo avevano telefonato a Buscetta tramite l'ingegner Lopresti, loro parente, affinché Don Masino tornasse per eliminare i corleonesi. E le ha detto proprio nel momento in cui si ruppe questa pacca mafiosa, ci fu Nino che avrebbe telefonato, fatto il telefono. No, l'ingegnere Lopresti che riceve la telefonata di Roberto dal Brasile e si accorda con Roberto, pone le basi per un accordo affinché Roberto rientri a Palermo con l'aiuto e con la supervisione e col consenso di Nino, senza che nessuno ne sappia nulla. Col consenso di Nino? Sì. E perché doveva dare lui il consenso? Bisognerebbe chiederlo a Nino, Presidente. Bisognerebbe chiederlo a Nino. Quella telefonata segnò probabilmente la fine di Chinnici, quella di Montana e quella di Cassarà, per essersi prefissati l'arresto dei Salvo, mentre segnò certamente quella dei Salvo, solo rinviata, ormai considerata dai corleonesi traditori non più utili alla causa. Laura Cassarà in udienza riferirà che suo marito aveva saputo, forse da intercettazioni, forse da perquisizioni, che i Salvo erano in possesso di un numero telefonico diretto di Giulio Andreotti, una circostanza che, se vera, contraddice le reiterate smentite del senatore a vita, il quale ha sempre dichiarato di non conoscere i due esattori di Salemi. Questo legame, mai dimostrato in modo inoppugnabile, è uno dei punti più delicati del sistema di potere che intreccia politica, mafia e affari. Ninni Cassarà sospettava l'esistenza di infiltrazioni nella polizia. Lo capisce quando i blitz per catturare mafiosi latitanti falliscono sistematicamente, anche quando preparati con estrema segretezza. In un caso specifico attende che il dottor D'Antone vada in ferie per poter condurre un'operazione senza intoppi. Cassarà non si fida né di D'Antone né del suo presunto referente, Bruno Contrada, all'epoca funzionario del SISDE. Laura Cassarà sottolinea che solo chi sapeva della telefonata privata tra lei e suo marito poteva conoscere il momento esatto del suo rientro. Questo dettaglio rafforza il sospetto che ci fossero microspie ambientali o un traditore interno. Laura Cassarà denuncia inoltre che il Giornale di Sicilia condusse una campagna mediatica volta a delegittimare Cassarà, difendendo i Salvo e dipingendo il poliziotto come un persecutore. Un esposto degli esattori alla procura aggravò la situazione. Questo isolamento mediatico, insieme all'ostilità interna e all'inazione istituzionale, contribuì a rendere Cassarà completamente vulnerabile. Un dettaglio tragico e inquietante: il 28 luglio 85 Beppe Montana viene ucciso. Quella sera anche Ninni e Laura sarebbero dovuti essere con lui a cena. Un caso fortuito li salva, ma solo per pochi giorni. Un ritardo, una cena saltata, un destino rimandato di appena 9 giorni. Poi il silenzio. In occasione di un banchetto organizzato dai cugini Salvo, si organizzarono e fecero in maniera di intrufolarsi fra gli invitati sul posto, per scrutare, per osservare l'ambiente e cercare di trarre conclusioni, conferme, e si imbatterono nel loro capo, nel
nel dottore D'Antone, sorpresissimo di trovarlo, la sorpresa è stata reciproca. Il loro capo gli ordinò con fare drastico di lasciare il locale e rientrare Ho capito. nel rank. Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no